Di recente ho dedicato 2 puntate consecutive alla teoria dell'attaccamento di John Bowlby, in particolare al funzionamento evitante e a quello ansioso ambivalente. Le trovi facilmente scorrendo il mio archivio. Gli stili di attaccamento individuati da Bowlby sono 4 e oltre ai 2 nominati ci sono anche l'attaccamento sicuro e l'attaccamento disorganizzato. Il funzionamento psichico di un individuo adulto dipende molto, come abbiamo visto, dal rapporto avuto con la cosiddetta figura di attaccamento avuta nell'infanzia, in particolare nei primissimi anni di vita, quando il bambino dipende da una figura adulta, di solito la madre, e cerca in essa una base sicura, ovvero un facile approdo al sentirsi innanzitutto visto, ma anche compreso, accolto, ascoltato e protetto, soprattutto nei momenti per lui difficili sul piano emotivo. Il bambino che sperimenta la dimensione sicura, quindi, si può ritenere fortunato, poiché si affaccerà al mondo con più fiducia, meno timori e difese nel contesto delle relazioni, riuscendo a intessere rapporti più fluidi da adulto, oltre ad avere un corredo di autostima più solido rispetto a quello degli altri stili di attaccamento. La buona notizia è che, come ho già detto, lo stile di attaccamento può calibrarsi nella vita a seconda delle esperienze relazionali vissute con le altre persone al di fuori del contesto familiare, ma anche facendo uno sforzo consapevole, magari facendosi aiutare da uno psicoterapeuta per capire il proprio funzionamento, ove non sia già sicuro, e attuare dei cambiamenti che agevolino la relazione con l'altro, anziché ostacolarla a causa delle proprie difese inconsce. Il filo rosso su cui si dipana alla fine la buona o la scarsa capacità di relazionarsi con le persone fondamentali della propria vita è l'attitudine alla cosiddetta mentalizzazione, ingrediente fondamentale dell'intelligenza emotiva che può agevolare un buon rapporto con se stessi e con gli altri. Diamo innanzitutto a Cesare quel che è di Cesare e specifichiamo che il concetto di mentalizzazione nasce con Peter Fonagy, lo psicologo ungherese che ne ha parlato per primo, offrendo una chiave di lettura a mio avviso fondamentale per capire al meglio la teoria dell'attaccamento di Bowlby. La capacità di mentalizzazione offre alla persona che ne è dotata la possibilità di andare oltre l'empatia, che si limita al percepire cosa prova l'altro sul piano emotivo e nei casi più evoluti a sentire a nostra volta almeno un po' dell'emozione dell'altro. Mentalizzare va al di là del mero piano emotivo e arriva alla rara sensibilità di riuscire a percepire i propri comportamenti e quelli degli altri come espressione di desideri, credenze, aspettative, bisogni, obiettivi e sentimenti. Mentalizzare significa vedere davvero l'altro nella sua soggettività e offre anche un'ottima possibilità di prevedere i suoi comportamenti, i suoi pensieri, in una sorta di sintonia o ancora meglio di risonanza continua. Un genitore in grado di mentalizzare il proprio figlio, ad esempio, è quello che riesce a leggere i suoi bisogni prima che siano dichiarati, quando spessissimo non lo sono proprio, a decifrare la sua temperatura emotiva momento per momento, il suo carattere, il suo sistema di credenze, come se gli leggesse nel pensiero, interpretando non solo le azioni, una volta che le ha commesse, ma ancor prima le intenzioni che predicono determinate azioni. Il grado di attitudine mentalizzante è inversamente proporzionale a quello dell'egocentrismo ed è quasi del tutto assente nella dimensione dell'egoismo. Infatti l'egocentrico misura gli altri e l'ambiente secondo il suo unico metro soggettivo, mentre l'egoista è, utilizzando la definizione di Kant, colui che restringe i fini esclusivamente a se stesso e non vede altro utile al di fuori di ciò che gli giova. Mentalizzare è possibile solo quando usciamo dalla nostra bolla egoica e iniziamo a interessarci profondamente della persona che abbiamo davanti, a volerla vedere con l'intenzione di comprenderla nella sua interezza. Un docente che ha questa capacità o questo desiderio intrinseco non si limita a dare un brutto voto all'allievo, rischiando di demotivarlo e di fallire così il suo obiettivo di educatore, ma cerca di avvicinarlo, di comprenderlo e di farlo sentire compreso, offrendosi come alleato alla sua crescita, non come giudice che si muove esclusivamente su un sistema di valutazione. Il fenomeno dei cosiddetti NEET, ovvero gli adolescenti e i giovani adulti che non studiano, non seguono corsi di formazione, non lavorano, è purtroppo alimentato alla base dal fatto che lo sguardo dell'altro è percepito come un dolore, spesso intriso proprio di giudizi che instillano la certezza di fallire in ogni ambito.
Si tratta di ragazzi che vengono troppo facilmente etichettati come fannulloni, proprio perché non si cerca di mentalizzare con loro, non si va al di là della prima impressione e ci si limita da bravi adulti a giudicarli e a pronunciare frasi che spesso iniziano con la formula "ai miei tempi". Del resto stiamo vivendo l'era della performance e chi non è performante è un perdente, un loser che rimane ai margini dei giochi. Ma cosa c'è dietro l'apparenza? Cosa esiste nel sistema emotivo di questi giovani e quali sono le difese che li portano a certe decisioni o a scegliere di non decidere mai, fino a spingerli a un pericolosissimo nichilismo e a un lacerante senso di vuoto. Troppo spesso ci limitiamo a soffermarci sugli effetti dei comportamenti degli altri, senza volerci soffermare sulle cause che li hanno prodotti, che spesso non sono altro che meccanismi di difesa per aggirare il dolore. Anche in molti rapporti di coppia manca in uno o in ambedue i partner la dimensione della mentalizzazione, il desiderio di vedere l'altro nella sua interezza e di mostrarci a nostra volta per intero. Troppo spesso invece misuriamo il partner solamente sulla base di quanto si allinea ai nostri desideri, senza prenderci la briga di esprimerli in maniera chiara e con rispetto, e finendo per spargere etichette negative quando questo allineamento è carente o viene a mancare. Purtroppo, non me ne vogliono i maschi, questa dote meravigliosa è più facile trovarla nel mondo femminile, dal momento che il cervello della donna è più predisposto alla costruzione, al mantenimento delle relazioni e quindi anche della mentalizzazione. Molte madri, infatti, iniziano a mentalizzare con il proprio bambino ancor prima che nasca e questo le renderà più idonee a riconoscere, contenere e modulare gli stati affettivi del figlio una volta che è nato e permetterà al bambino stesso di sperimentare questa sintonia emotiva sin dai primi giorni di vita, regalandogli un immenso corredo relazionale per quando sarà adulto, perché sarà portato a sua volta alla mentalizzazione. Molte persone adulte soffrono la mancanza di relazioni mentalizzanti, vivono il dolore di non essere viste, ma purtroppo non prendono atto del fatto che i loro stessi meccanismi di difesa impediscono loro di farsi vedere. Se sei stato o sei stata in una spiaggia affollata, sicuramente hai sentito bambini e bambine urlare spesso dall'acqua "mamma guardami" o "papà guardami", a genitori troppo impegnati a parlare con il vicino di ombrellone, oppure immersi nei loro smartphone. Probabilmente hai provato fastidio per questi continui richiami, magari perché stavi leggendo un libro e ti causavano distrazione, oppure perché volevi dormire sotto il sole, ma questo urlo ripetuto la dice lunga su quanto essere visti non basti a volte e si desideri proprio essere guardati. Concludendo, per darti una nozione ulteriore sull'importanza della mentalizzazione, ti basti sapere che esistono dei protocolli di psicoterapia che si basano su questo processo e si dimostrano estremamente utili per curare i disturbi di personalità, lo spettro autistico e la schizofrenia. Mi permetto di dirti che non occorre diventare psicologi per accendere la dimensione della mentalizzazione, ma basta avere una sincera curiosità verso l'altro, che sia un figlio, un partner o un collega, rimanendo aperti all'ascolto, anche di ciò che per noi può risultare scomodo o difficile da ascoltare. Purtroppo succede che quando un figlio o un partner ci confessa, ad esempio, di essere triste o di provare sofferenza per qualcosa, cerchiamo di liquidarlo razionalizzando, con frasi come "non hai nulla di cui lamentarti, non ti manca nulla, pensa a chi sta peggio di te". E questo metodo, seppur scelto con le migliori intenzioni, non ha nulla a che vedere con la mentalizzazione. Anzi, la relega in cantina, chiusa a doppia mandata, e spinge la persona che abbiamo di fronte a non esprimersi più in futuro. Molti di noi hanno amato il film Avatar, come me del resto, e forse non hanno fatto caso a come si salutano tra loro gli abitanti di Pandora, che hanno la pelle blu. Non si dicono ciao, non usano buongiorno o buonasera, né salve, che molti di noi invece hanno in bocca e porta con sé quell'aura impersonale così triste. I navi si salutano dicendosi "io ti vedo". 3 parole che portano con sé il desiderio di instaurare relazioni profonde tra persone. Un saluto che invita ad andare oltre un rapporto superficiale e a considerare l'altro interessante nella sua interezza. Ci rivediamo sabato prossimo. Buona settimana da Sergio Massi.